Quante volte avete sentito la frase con l'e-bike si fa la stessa fatica che si fa con una bici normale, cioè senza motore? Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Toniolo, questo è MTB Mag e oggi proverò a rispondere alla domanda del secolo. È vero che con l'e-bike si fa la stessa fatica che con una bici normale? Per fare ciò prendiamo una salita qua vicino alla nostra sede che io di solito percorro con una bici come l'Orbea Occam che non ha il motore, diciamo con una potenza media di 250 watt e proverò a mettere la stessa potenza sulla nostra Orbea Wild che usiamo per i test di durata. Per rapportare il tutto ad un biker mediamente allenato ho deciso di scegliere una potenza media di 220 watt che metterò sull'Orbea Wild. Questo vuol dire che userò un power meter per misurare la potenza che metto nei 4 livelli di assistenza, che come sapete questo è un Bosch, quindi abbiamo Eco, il Tour Plus, gli MTB e il Turbo. Quindi se riesco veramente a mettere 220 watt di potenza nell'e-bike, beh, a quel punto posso dire sì ragazzi, in effetti la fatica è la stessa. Chiaramente il fattore tempo diminuirà perché arriverò su in minor tempo, visto che alla mia potenza andrà aggiunta quella del motore. Dato che fuori fa freddo e c'è la neve, ho deciso di mettermi su questi scarponcini Shimano. Sono ottimi quando fa freddo, trovate il link qua sotto nella descrizione. Questo vuol dire però che la mia pedalata non sarà così redditizia, perché insomma questa suola non è il massimo della rigidità e tutta la scarpa in sé non è proprio una scarpa da cross country. Quindi per misurare la potenza prendo di nuovo i miei cari pedali Favero Assioma MX2. Perché questo? Beh, innanzitutto perché sono facilissimi da montare da una bici all'altra, infatti prima ce l'avevo sull'Orbea Occam e adesso posso montarli qua sull'Orbea Wild. Ma inoltre la cosa importante, soprattutto se la misurazione diventerà un po' meno precisa del solito a causa delle scarpe, è che questi pedali calcolano non solo la coppia, cioè la forza che io metto sui pedali con i piedi, con le mie gambe, quindi, bensì anche la velocità angolare istantanea, che è una cosa che fanno praticamente solo loro, perché di solito la forza angolare cambia a seconda, ovviamente, delle scarpe, per esempio, di come è allenato un biker e di tanti altri fattori. La maggior parte dei power meter che troviamo in commercio calcolano una media di questa velocità angolare, invece i Favero calcolano proprio quella istantanea, quindi quella reale, cosa che oggi viene molto comoda appunto perché io non sono veramente vestito e diciamo in tenuta da allenamento e da gara, ma bensì mi trovo appunto con un settaggio molto invernale. Inoltre, l'altra cosa importante su una bici da enduro come questa è che questi pedali sono super robusti, nel senso che tutta l'elettronica si trova qua dentro, nel perno del pedale, dunque anche se prendo delle botte sui sassi, anche se cado nella neve, insomma, le cose classiche che si fanno con una bici da enduro, beh, non succede assolutamente niente. Infine, dulcis in fundo, queste scarpe hanno le tacchette SPD, essendo Shimano, e qua vanno esattamente le tacchette SPD, quindi sono pronto ad andare. Una volta che ho montato il pedale, cosa facilissima perché si fa esattamente come per tutti gli altri pedali senza dover neanche rispettare una coppia di serraggio. Al momento ho fatto 320 metri di dislivello, tutti in IMTB, per farvi capire che ho pedalato con una potenza media di 150 watt. Cosa significa questo primo numero? Beh, significa che su una e-bike, quando uno gira tranquillamente per i fatti suoi e non guarda la prestazione, dà veramente meno potenza rispetto a quanto sarebbe necessaria per salire su per una stradina del genere, che diciamo che ha una pendenza media del 15% con una bici senza motore, perché qui non sarei salito senza i famosi 220-250, ma probabilmente qua io avrei messo anche 280, quasi 300 watt per arrivare su, diciamo, in un tempo decente. Bene, adesso facciamo la prova dei 220 watt, innanzitutto con l'Eco, vedete qua è verde, quindi è la modalità più blanda di assistenza del motore Bosch. Adesso metto la potenza su 220 sui 3 secondi, insomma è abbastanza affidabile come lasso di tempo, anche se sarebbe meglio 10. Vediamo di arrivare a 220, anche se essendo ripido le mie gambe tendono a spingere un po' di più dei 220, infatti siamo a 233 adesso. Vediamo di spingere un po' di meno e di arrivare ai 220. Ecco, ovviamente a questi 220 vanno sommati i watt che sprigiono al motore, motivo per cui io riesco a salire di qui piuttosto tranquillamente, anche se sentite che mi sta venendo un po' di fiatone. Adesso guardiamo anche i battiti cardiaci, sono
morto, zero. No, aspettate che adesso torni sulla manica della maglietta. Mi pare chiaro che in questo caso in eco, su una rampa ripida come questa, io faccia fatica. Non ovviamente come se dovessi salire a questa velocità con una bici senza motore, perché qua ci sarebbero tranquillamente 300 watt medi. Eccomi qua alla fine della prima rampa, ho un battito di 130. Eccoci su un'altra parte ripida, vediamo di mettercene un po' più di 220, andiamo ai 300. In eco questo è fattibile, nel senso che la bici non comincia a spingere come una matta. Io qua sono a 316 watt miei, senza quelli del motore, ecco, sono a 300. Quindi insomma, in questo caso è ovvio che si riesca a fare fatica. Se uno vuole far fatica può farla senza problemi girando in eco e spingendo con le gambe, anche perché la prova contraria è provare a metterne 150, diciamo, di watt dalle mie gambe. Scendiamo, se vado su a questa velocità da lumaca metto 150 watt miei più gli altri del motore, che non so quanto saranno, ma immagino cinquantina, sessantina, e vado su tranquillo, anche se vedete che non riesco a tenere 150, mi vanno sempre su perché sono abituato a usare una bici e non una e-bike. Prima di proseguire con la salita vale la pena sottolineare che questo Orbea Wild ha una batteria da 750 Wh, quindi la domanda iniziale è: ma veramente devo pedalare in eco se mi faccio un giro da 1000-1500 metri di dislivello? Beh, la risposta è no. Quando io uso questa bici non la uso mai in eco, ma solo in Tour Plus e IMTB. Quindi adesso andiamo a provare il Tour Plus. Vado adesso di Tour Plus, che è una modalità adattiva, cioè più spingo più spinge il motore. Andiamo ai 220, in questo caso la fatica è di meno paragonata alla velocità, cioè io ovviamente spingo sempre lo stesso, quindi riesco a tenere 220, proviamo a tenere i 300 come magari farei qua. La bici diventa già molto veloce, il problema è che ovviamente se io arrivo ai 25 km all'ora il motore non spinge più, quindi arriviamo ai 300, come mi troverei con una bici su questa salita, fiatone arriva. Insomma, la fatica potrei farla anche in Tour Plus spingendo come al solito. Aumenterei la velocità della bici, diminuirei la velocità di percorrenza e potrei farmi più discese allo stesso tempo. Terza prova, adesso IMTB. Anche questa è una modalità adattiva che spinge tantissimo, vado subito ai 300, sì, praticamente si vola. In questo caso la batteria durerebbe anche un po' di meno perché restituisce più potenza, visto che io ne metta tanta. Il problema è che sembra sempre di essere di fretta, cioè la risposta della bici è sovraproporzionale a quello che uno mette. Guardate che velocità che sto facendo, totalmente innaturale, proprio non ti viene da spingere forte quando il motore già dà tutta questa potenza. Ed ora la prova del turbo, andiamo di 300, siamo a 400, vabbè, eccoci qua, 300, cioè come vedete veramente, diciamo, una velocità smodata. Qua in curva, in salita, vado in piega, perché qua c'è anche la neve, devo frenare. Cioè veramente, ma chi gira così? Io non ho mai visto un e-biker girare così, se non magari qualche gara enduro nei rilanci, nei brevi rilanci, ma alla lunga tenere 300 watt alle potenze alte, alle assistenze alte, è veramente un non senso.
Insomma, per poter fare la stessa fatica che si fa su una bici, farla su una e-bike richiede una modalità bassa, un'assistenza bassa, come appunto la Eco. Più si sale di assistenza, più diventa difficile mettere giù i watt che si mettono di solito con una bici senza motore. Avete visto? Le velocità diventano ridicole in salita, ma soprattutto entra la nostra psiche, perché diciamocelo chiaro, se il motore ci dà 200 watt di potenza aggiunti ai nostri 150, siamo già a 400 e in salita 400 watt, beh, è un wattaggio da pro del Tour de France. Insomma, veramente non ce n'è tanto bisogno. Inoltre, l'altra cosa psicologica è questo maledetto o benedetto bottoncino che il nostro cervello sa che c'è, e sappiamo che il nostro cervello ci dirà: ma perché fai fatica se puoi evitarla? Anche perché con le batterie moderne, con tutta questa capienza 750-800 watt ora, per i giri classici che si fanno in e-bike ce n'è più che a sufficienza per poter girare in Tour Plus o in questo caso IMTB Plus, ma se si parla di Shimano, quindi altre assistenze molto decise. Detto questo, però, c'è un frangente in cui in e-bike si fa fatica come su una bici, ed è quello della salita tecnica. Adesso vi porto a farlo e vi spiego perché. Eccoci qua su un sentiero ripido, fra l'altro bagnato, c'è anche la neve, non è particolarmente tecnico. Purtroppo quello tecnico è completamente sotto la neve, quindi oggi non posso andare a farlo, però anche qua bisogna scegliere la linea e soprattutto vedere di proseguire senza incastrarsi nella neve. Posso dire chiaramente che in questo caso si fa fatica come con una bici classica, nel senso, con una bici classica, adesso qua vengo su anche con una bici normale, su per di qua farei più fatica. Però dove si va a toccare dei passaggi particolarmente tecnici che non si farebbero senza motore, beh, in quel caso, andiamo per esempio su di qua, in quel caso si fa la stessa fatica che si fa con una bici normale in altri frangenti, per esempio sulla famosa salita ripida. Quindi quando i vostri amici vi dicono che fanno la stessa fatica con l'e-bike, controllate bene dove vanno, perché se fanno sentieri tecnici in salita, allora può anche essere vero, ma per tutti gli altri frangenti, a meno che non siano di quelli masochisti che girano in eco tutto il tempo, la cosa è dubbiosa. Non è solo questione di potenza nelle gambe, ma anche questione di concentrazione e di tecnica, quello che ci fa salire il battito del cuore, quindi che ci fa far più fatica, e questo secondo me è un lato molto positivo, il ghiaccio, delle e-bike, perché uno finisce a fare cose che prima non faceva o che non fa con una bici senza motore. Eccoci arrivati in cima. Spero di aver risposto alla domanda se su una e-bike si faccia la stessa fatica che si fa su una bici. La prossima domanda sarà: ma in discesa la e-bike è divertente come una bici normale? Fatemi sapere qui nei commenti se volete che io risponda anche a questa domanda, e soprattutto fatemi sapere se voi credete che in e-bike facciate la stessa fatica che facevate con le bici classiche, perché alla fine si misura tutto in centimetri di panza. Vi è cresciuta la panzetta da quando usate l'e-bike o no? Dimenticavo che se volete venire a fare questo giro trovate il link nella descrizione. Su Training Camp seguitemi, sono Marco. Comunque questa Orbea Wild direi che non è malissimo in discesa, pur essendo un e-bike. Ciao a tutti!